Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, e le tendenze energetiche predestinate per l'amore di febbraio 2026. Amici dei gemelli, abbiamo la carta dell'eremita. Può essere un momento di introspezione, un momento di autoanalisi, ma potrebbe anche essere un momento dove ricercherete un po' la solitudine, questo stare con voi stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è attiva fino a San Valentino. Ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti al canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Partiamo subito con il diavolo, amici dei gemelli. Un 6 di pentacoli. Re di pentacoli, asso di coppe, temperanza, fante di pentacoli, 10 di bastoni, fante di bastoni e 10 di coppe. Come vedete ragazzi, ho cambiato la stesa e funziona così. Allora, questa è la vostra energia, vediamo come si sviluppa la vostra energia durante il mese, e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. Ma se avete qualcuno in testa, qualsiasi sia il tipo di relazione che avete con questa persona, che sia una relazione di semplice interesse, piuttosto che una relazione già consolidata, piuttosto che una relazione clandestina, non importa. Però in un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico del mese, dell'energia di questa persona. Bene, partiamo con il diavolo. Re di pentacoli e luna. Datemi una carta per la luna. Imperatore. Io ho come la sensazione che anche se siete single, qualcuno effettivamente in testa potreste averlo e potrebbe essere qualcuno del passato che non riuscite a togliervi dalla testa, per esempio. O per qualcun altro potrebbe essere una persona sposata. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. 6 di coppe. Mago e diavolo. Io ho come l'idea, se non avete proprio nessuno, che effettivamente potrebbe entrare una persona. Io vi dico, secondo me la conoscete già, o comunque se non la conoscete già è come un viso familiare, vi sembra un po' di essere a casa, secondo me. Potrebbe anche esserci come uno scambio reciproco a livello colloquiale, essere, come dire, simpatici entrambe, piuttosto che come sulla stessa lunghezza d'onda per certi versi. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Abbiamo la Torre. 4
un 2 di coppe, un 4 di coppe e un 6 di spade. La torre mi dice che c'è qualche tipo di certezza che vi è caduta e questo lo vedo soprattutto se l'altra persona è già impegnata, perché è come se, ok, è tutto bello, ci conosciamo, parliamo, magari non è ancora neanche un flirt, però ad un certo punto come se ehm, qualche vostra idea o ideologia o qualche desiderio potesse cadere con questa torre. Questo desiderio potrebbe essere il frequentare questa persona, il diventare una coppia con questa persona, però io ho come l'idea che qualcuno di voi potrebbe pensare che non è tanto il caso con questo 6 di spade, potrebbe pensare di allontanarsi effettivamente da questa persona, però guardate, avete già un asso di coppe, adesso ci arrivo. C'è un nuovo inizio comunque perché avete anche qui un mago. Io credo che potrebbe essere una conoscenza molto interessante, poi magari, ripeto, qualcuno la conosce già questa persona. Andiamo a vedere l'asso di coppe, perché con l'asso di coppe c'è proprio un bel nuovo inizio, c'è un'apertura del cuore, o magari no, con l'appeso. Ma io in realtà sento che sì, potrebbe proprio esserci questa apertura del cuore. Il punto è che qualsiasi sia la condizione di questa persona che porta questi due diavoli, questa costrizione, questa energia un po' così pesante, se vogliamo, credo che sia un qualche cosa che o dovete accettare oppure effettivamente, come dice questa torre, sarebbe meglio lasciare andare. Guardate, se non fosse una persona sposata, perché non è che sia così per tutti, poi io lo dico sempre, cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, perché siete tanti, ognuno di voi ha una verità diversa, però potrebbe anche essere un qualche collaboratore, potrebbe essere un capo. Considerato che abbiamo sia l'imperatore che il re di pentacoli, non vi nego che potrebbe anche essere una persona che ha qualche anno più di voi, eh? Però sì, le cose è come se fossero un po' pasticciate per certi versi. Andiamo a vedere la temperanza, perché la temperanza è una carta di guarigione, una carta di riequilibrio, è una carta che parla di dare e ricevere. Abbiamo un 9 di bastoni, la morte e un 10 di coppe. Io credo che tra l'appeso e il 9 di bastoni ci sia come un accettare qualche tipo di situazione, qualche tipo di condizione. Questa persona, per esempio, potrebbe anche essere un padre ed effettivamente potrebbero esserci problemi per magari vedersi o per la vostra idea che avete di coppia perché ci sono dei figli in mezzo. Cioè, se voi, per esempio, avete l'idea di, non lo so, viaggiare col vostro partner, nel caso questa persona abbia i figli, magari potrebbe essere più complicato e quest'idea con la torre potrebbe cadervi. Vi ho fatto un esempio perché possiate mettere a terra quello che dico, eh? E qui con la morte sento che c'è come una trasformazione, deve esserci come un cambio, un taglio di certe attitudini o pensieri del passato, perché qui comunque ragazzi abbiamo un 6 di spade, che è la carta delle credenze limitanti, però c'è anche un 10 di coppe, quindi un potenziale di unione secondo me potrebbe esserci. Adesso andiamo a vedere il fante. Abbiamo un 7 di coppe e di nuovo la temperanza. Sì, secondo me c'è qualche cosa che può iniziare. Diciamo che ci sono varie possibilità, mi verrebbe da dirvi. Andiamo a vedere il 10. 2 di spade e 5 di pentacoli. Voglio anche una carta per il fante. Giustizia e 4 di spade.
Datemi una carta anche per i 10. 8 di bastoni. Mm. Dunque sì, effettivamente c'è un potenziale con questa situazione, con questa relazione, con questa nuova conoscenza, potrebbe anche essere, ragazzi. Però io qui, sinceramente, mi dispiace dirlo, ma ho la sensazione che questa notizia, questa presa di consapevolezza, questa torre, potrebbe effettivamente toccarvi e deludervi. Io ho come la sensazione che abbiate bisogno di un qualche cosa che sia un po' più ufficiale. Quindi, qualsiasi sarà la vostra scelta, se continuare o no questa relazione, vi dico che con il 10 di bastoni c'è come una sorta di ridimensionamento, proprio in base a quello che voi vi potete aspettare da questa situazione o da questa relazione. Starà a voi, perché comunque avete un 4 di spade qui e non tolgo che c'è un eremita anche qui, sento che potreste effettivamente prendervi come un momento per pensare, per riflettere, per capire se effettivamente vale la pena o no. Ipotesi, se l'altra persona dovesse avere dei figli e voi non li avete e volete viaggiare, è lecito chiedersi, ma voglio veramente iniziare qualche cosa con una persona che non è così tanto disponibile? Ipotesi. E quindi ci sarà come un momento di riflessione, secondo me, un momento di dove farete il punto della situazione. Vi dico, in realtà poi finiamo con un 10 di bastoni e un 8 di, scusatemi, un 10 di coppe e un 8 di bastoni. Quindi c'è come la possibilità di ricalibrare la situazione, però solo nel caso in cui siate come disposti ad abbassare un pochettino l'asticella. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, quindi ripeto, non importa che tipo di relazione sia, se sia una relazione ufficiale, ufficiosa, clandestina, non importa, è il modo in cui si muove l'energia dell'altra persona. Re di coppe. Mondo. Il matto. Nove di spade. La temperanza, ed è la terza volta che esce. L'appeso. 6 di pentacoli e qui abbiamo una regina di spade, 7 di spade e 8 di pentacoli. Allora, devo dire che vedendo le carte così d'entrata, questa persona mi sembra più presa di voi, detto sinceramente. Ora, sia che sia una persona del passato, una persona che state frequentando in questo momento, o la persona che andrete a conoscere a febbraio, io ho come l'idea che sì, può essere un po' più presa di voi. Andiamo a vedere il re di coppe. Ragazzi, 2 di coppe e regina di spade. Andiamo a vedere anche il mondo. Io credo che siate già stati una coppia o che comunque vi siate già frequentati in passato. Non lo vedo per molti, in realtà, però per qualcuno sì. Andiamo a vedere il mondo. Con il mondo potrebbe esserci anche un tema, 2 volte il mondo, e un 7 di pentacoli. Potrebbe anche esserci un tema di distanza per qualcuno. Può essere una distanza geografica o una distanza mentale o appunto, come vi dicevo, con la torre può esserci qualche figlio, qualche questione esterna che vi farà poi ridimensionare.
E qui abbiamo poi anche una carta del matto, quindi c'è come un nuovo inizio qui, ragazzi. Io sento che potenzialmente l'altra persona sente come se avesse trovato quello che cercava. Andiamo a vedere il matto. La sacerdotessa, 4 di spade, 8 di spade e 4 di pentacoli. Io ho la sensazione che questa persona si sia già fatta come dei film e che non voglia perdervi, non voglia allontanarsi da voi, mentre ci sarà un momento, praticamente voi scapperete, questa persona vi rincorrerà, e può essere entro la prima metà del mese. Andiamo a vedere il 9 di spade. Tre di bastoni e 9 di coppe. E perché anche in questa lettura lo vedo, c'è come un tema con quello che si potrebbe fare in due o quello che potreste fare insieme. Ci sono come degli impedimenti esterni o degli obiettivi magari che non collimano troppo. Quindi il ma come potrebbe andare, ma che cosa possiamo costruire insieme, questo tipo di tema è presente sia per voi che per l'altra persona. Andiamo a vedere la temperanza. 9 di pentacoli, 8 di bastoni e forza. Io credo che ci sia da parlare chiaro, qui c'è anche un 8 di bastoni, c'è bisogno di comunicare qualcosa, c'è bisogno di togliersi certe idee dalla testa e di parlare chiaro su certi obiettivi. Gli obiettivi potrebbero essere, non lo so, sei dell'idea del matrimonio, sei dell'idea della convivenza, sei dell'idea di avere una famiglia. Nel caso uno di due abbia già figli, potrebbe esserci una domanda lecita, vuoi altri figli? Cioè, nel senso, è come se doveste capire in che direzione andate e che cosa potete progettare, programmare con quest'altra persona. Andiamo a vedere l'appeso perché c'è come un secondo momento di stand-by da parte di questa persona. E qui abbiamo un re di pentacoli, un asso di pentacoli e un fante di bastoni. Voglio andare a vedere anche 6 di pentacoli. Volata la luna, adesso la recupero. E il mago. Ragazzi, sinceramente ci sono tanti movimenti, tante cose da riequilibrare, calibrare, piuttosto che rivedere, tante cose di cui parlare. C'è come il capire da che parte potete andare insieme, però io sento che a fine mese può esserci come un ridimensionamento, come vi ho detto prima, della relazione, della conoscenza, degli obiettivi potrebbe essere, e potrebbe essere necessario trovare come un nuovo schema nella quotidianità, nel viversi la quotidianità. Cioè, voi avete la giustizia che mi parla di regole e qui c'è la regina di spade che è un po' è la stessa energia, ok? Quindi il sunto è un po' questo, diciamo. Ed è per quello che secondo me qui avete l'eremita, perché è come se fosse un periodo di introspezione. Andiamo a vedere qualche oracolo. Ripulire, carta numero 21, e questa carta, ragazzi, fa riferimento al perdonare, soprattutto se è una persona che conoscete già. Ci sono due diavoli qui, la luna, potrebbero esserci effettivamente delle cose
da perdonare, da pulire, come dei sentimenti o dei pensieri o delle aspettative. Qui, 10 di bastoni, torre. Ultimo oracolo. Ritirarsi è tempo di staccarsi dal mondo, e infatti anche qui ragazzi avete la carta dell'eremita, come se avessi bisogno di prendervi un momento. Anche qui alla fine c'è il 4 di spade, che è una carta di ritiro spirituale. Avete proprio bisogno di prendervi un momento per fare il punto della situazione. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, oppure potete fare lo stesso lavoro come autodidatti attraverso la sezione degli abbonamenti. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per tipologia, quindi soldi, lavoro, amore, insomma ce ne sono diverse. Solo che in più ci sono anche tanti altri temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni su come proteggere e pulire il campo energetico, come si vede l'etere, come sviluppare la chiaroveggenza, insomma ci sono una serie di altri temi che praticamente sono quello che io ho studiato in decenni e che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date comunque un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Un'ultima cosa, tenete presente che sono 4 playlist e sono numerate, vanno viste in ordine cronologico, perché ci sono dei temi nella playlist 1 che sono un po' la base per poi capire anche le altre, ok? Quindi se si saltano poi si rischia di non capire tutto. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!